Lo studio dei fenomeni cosiddetti anomali comporta spesso l'analisi di testimonianze relative a fenomeni spontanei. Di queste esperienze, vissute in maniera improvvisa ed imprevedibile, molto spesso non restano altro che testimonianze, aneddoti. Ma se è certo che su un aneddoto non può basarsi un'indagine scientifica, è anche vero che esiste un confine, un limite, che dovrebbe vietare di interpretare migliaia di testimonianze come inutile spazzatura. Le testimonianze, le esperienze personali e gli aneddoti hanno certamente un valore umano. E quando queste testimonianze diventano simili o addirittura identiche, nonostante siano distanti nel tempo e nello spazio e siano ripetute per decenni o centinaia di anni, come possiamo noi negarne l'esistenza? Questo sarà un caso breve ma intrigante come un libro giallo. Un episodio un po' difficile da catalogare, ma che credo rappresenti un ottimo punto di partenza per un interessante dibattito su quei casi ibridi, al limite tra poltergeist e infestazione. Questo è lo strano caso di via Tiburtina. Io sono Enzo Barone e vi do il benvenuto a Cronache dall'altro mondo, un podcast di paranormale.com. Per segnalare un caso o condividere un'esperienza inspiegabile, puoi inviare un messaggio vocale tramite Telegram usando il link in descrizione. Alla fine dell'episodio potrebbero esserci contenuti extra. Buon ascolto. Avete mai fatto caso alla posizione di alcuni oggetti in casa vostra al ritorno da lavoro, da scuola o dalla spesa? Siete proprio sicuri che quell'agenda, quella sedia o quel cuscino siano esattamente dove erano prima di uscire? La vicenda che sto per raccontarvi proviene da una testimonianza riportata nel libro Misteriose presenze di Massimo Biondi. Si tratta di un evento raccolto e seguito in prima persona dal parapsicologo romano, avvenuto a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, in un punto non precisato di via Tiburtina a Roma, in uno di quegli enormi condomini che sono sorti a partire dagli anni 60 come risultato di un preciso ed enorme piano di sviluppo edilizio. Al quinto piano abitava la famiglia protagonista di questa vicenda. Famiglia allora composta dal giovane Carlo, colui che condivise l'esperienza, dai suoi genitori e da un nonno vedovo. Una famiglia di commercianti, proprietaria di un emporio di notevoli dimensioni in un quartiere centrale di Roma. Ogni mattina, intorno alle 8:30, Carlo e la sua famiglia lasciavano l'appartamento per fare il ritorno alle 13 in occasione del pranzo. Nel pomeriggio tutta la famiglia tornava al negozio dalle 16 fino alle 20. Come riportato da Massimo Biondi, concentrarsi su questi dettagli risulta utile per comprendere meglio i momenti in cui la famiglia era assente dalla propria abitazione, poiché è proprio in quell'intervallo di tempo che accadevano i fenomeni che tra un po' descriverò. Al ritorno per il pranzo, Carlo e la sua famiglia notavano spesso alcune parti del mobilio ed altri oggetti fuori posto. Le sedie della sala da pranzo venivano spesso ritrovate nella camera da letto di Carlo, la poltrona del soggiorno invece rivolta verso la parete o le stoviglie della cucina in un cassetto diverso da quello normalmente utilizzato. Quella che inizialmente sarebbe potuta apparire come la conseguenza della visita di un ladro, da un'analisi più attenta, risultava poi essere in qualche modo illogica e soprattutto non risultava mancare nulla di valore. In uno dei tanti episodi simili, durante l'estate del 1986, i genitori di Carlo, al ritorno dal negozio, non riuscirono ad accedere alla propria abitazione poiché, dopo aver inserito e girato la chiave nella toppa, la porta non indietreggiò di 1 centimetro, nonostante gli sforzi e le spallate.
Visti gli inutili tentativi e dopo aver pranzato in un ristorante nei dintorni, contattarono un fabbro per risolvere la questione. L'artigiano, dopo essersi anch'egli molto adoperato, non riuscì affatto ad aprire la porta e, d'accordo con il proprietario, decise di forzarla, riuscendo a creare uno spiraglio di pochi centimetri. Ed ecco che, da quel minuscolo spiraglio, poterono notare come sul retro 2 sedie, che normalmente prendevano posto in un'altra stanza, risultavano invece incastrate l'una sull'altra in modo da bloccare la porta con la parete dietro, in un meccanismo compatto e molto resistente. Eppure, quella mattina, la famiglia di Carlo, al completo, aveva lasciato casa, chiudendo normalmente la porta come tutti i giorni. Dobbiamo tenere a mente un fatto. In un enorme condominio come quello, l'ipotesi di salire per le scale o in ascensore senza incrociare qualcuno è pressoché impossibile. Resta inoltre l'assenza di segni di effrazione. Dalla testimonianza di Carlo si può anche comprendere come nessuno della famiglia sia stato mai testimone di fenomeni collaterali come rumori insoliti, voci o visioni. Fatto diverso invece su episodi di asporti e apporti di oggetti, soprattutto di quelli appartenenti a Carlo e a sua madre. Un quaderno di poesie, ad esempio, a cui Carlo era molto affezionato, le chiavi del suo primo motorino rubatogli tempo prima, un piccolo contenitore con le foto di una vecchia gita scolastica, tutti oggetti spariti e ritrovati giorni o settimane dopo in punti differenti da dove era solito conservarli. Tra tutti questi movimenti di oggetti, tra queste sparizioni e ricomparse, un posacenere in vetro, seppur senza alcun valore, non fu mai più ritrovato. Certo, questi ultimi fatti relativi agli oggetti potrebbero configurarsi in quelle che il dottor Biondi identifica come normali interferenze da convivenza. Un familiare prende un oggetto senza avvertire gli altri e sbadatamente lo ripone in un posto diverso dal solito. Ipotesi molto probabile in merito agli oggetti fuori posto. Discorso completamente diverso per il mobilio in movimento, per le posate trasferite da una stanza all'altra, per la porta bloccata dall'interno. Se avete vissuto un'esperienza inspiegabile e volete condividerla, non vi resta che inviare un messaggio vocale tramite i link in descrizione. La prossima storia potrebbe parlare di voi. Quello che a mio parere è molto probabile è che questo caso possa trovare collocazione in quella miriade di casi ibridi che si mostrano come infestazioni con passi, rumori, voci, manifestazioni luminose o aperture e chiusura di porte, per poi manifestare anche i tipici effetti poltergeist, come lancio di pietre o, appunto, movimenti di oggetti. I fenomeni di poltergeist e le infestazioni possono facilmente essere confusi a causa delle loro somiglianze evidenti e della loro implicita suggestione. In ambito parapsicologico è un problema datato ed affrontato da tanti ricercatori. Nel 1979 furono Gould e Cornell, 2 parapsicologi britannici, a scrivere molto su questo problema. Nel loro libro Poltergeist, i 2 ricercatori dedicarono un intero capitolo ai casi cosiddetti intermedi, ipotizzando anche come un poltergeist possa essere conseguenza di una infestazione e quindi passare dai fenomeni legati al luogo a manifestazioni legate a una persona per via dello shock emozionale dovuto magari ad apparizioni, rumori, voci. Lo stress da infestazione quindi potrebbe essere la causa del conseguente poltergeist. Altresì, esistono resoconti che fanno ipotizzare anche una situazione inversa, dove inizialmente tutti i fenomeni sembrano essere chiaramente legati alla presenza di una specifica persona, per poi proseguire anche in sua assenza. Ad oggi, chiaramente, non c'è un'ipotesi prevalente, anche se Gould e Cornell furono concordi nell'affermare la realtà di un forte legame tra i 2 tipi di fenomeni, denominandolo teoria dei 2 fattori, e che provo a riassumere.
È possibile ipotizzare l'esistenza di casi in cui un luogo o una persona possono essere inadeguati a produrre fenomeni, anche quelli più deboli, ma che sommandosi, e forse interagendo, possono causare vari tipi di eventi particolari, compresi, forse, eventi non caratteristici di semplici infestazioni o di semplici poltergeist. Tutto questo ovviamente può centrare poco con il caso di Via Tiburtina in sé, ma credo fosse importante spiegare quanto è complesso trarre conclusioni. Questo caso, molto probabilmente, valutando lo spostamento di oggetti e gli apporti e asporti, può rientrare nella categoria dei casi di poltergeist che abbiamo detto essere legati alla presenza di una persona focus. Ma sappiamo anche che Carlo e la sua famiglia scoprivano dello spostamento degli oggetti solo al rientro per pranzo e che nessuno di loro ha mai testimoniato spostamenti di oggetti in loro presenza. Ad un certo punto, però, ho ricordato un'ipotesi di William Roll. Il compianto dottor Roll, massimo esperto in materia di poltergeist, scrisse come in alcune sue indagini avesse potuto verificare l'assenza della persona focale durante gli incidenti e che gli oggetti, eventualmente focalizzati, sarebbero scattati ad opera di terzi. Ecco, quest'ultima parte mi ha portato a valutare un'altra ipotesi. In un ambito così vasto e inesplicabile, come possiamo dare un limite di spazio a qualcosa che non sembra avere confini? Siamo portati a pensare che i fenomeni relativi ai poltergeist siano causati e limitati a quel perimetro. E se non fosse così, se i fenomeni avvenuti nell'appartamento di Carlo fossero stati causati da qualche abitante degli appartamenti adiacenti? Purtroppo siamo costretti a restare sempre nell'ordine delle ipotesi. All'epoca, successivamente a un paio di osservazioni, si restrinse il cerchio attorno al potenziale agente focale, che fu individuato nel nonno. Infatti ogni volta che questi restava a casa da lavoro, non accadevano mai manifestazioni di alcun tipo. Nel 1994, dopo circa 3 anni dalla morte del nonno di Carlo, tutto tornò alla normalità senza più il verificarsi di manifestazioni del genere. La famiglia successivamente si trasferì altrove e, ad oggi, supponendo anche l'ipotesi meno probabile di una infestazione, non è possibile stabilire se i nuovi proprietari abbiano o no vissuto esperienze simili. All'inizio dell'episodio ho sottolineato il problema dell'identificazione, stabilire cioè se si fosse trattato di RSPK o di infestazione. La fine di tutte le manifestazioni dopo circa 3 anni dalla morte del nonno getta quindi le basi sulla possibilità che a Via Tiburtina si fosse verificato un caso intermedio. Un agente focale responsabile di fenomeni quando non era in casa ed un ambiente predisposto che dava luogo a manifestazioni forse attivate da altri nelle vicinanze. Ciò che avvenne in quell'appartamento fu forse parte di un grande insieme di eventi sconosciuti, la cui chiave di interpretazione rimane ancora oggi ignota. E voi, al vostro ritorno a casa, siete così convinti di ritrovare tutto come lo avevate lasciato? Cerchiamo insieme di approfondire un po' i cosiddetti casi intermedi. Se nella maggior parte dei casi, sia le vicende di poltergeist che quelle di infestazione si manifestano con identità ben definite, al punto che non risulta particolarmente difficile differenziare l'una dall'altra, talvolta le manifestazioni fisiche sembrano seguire modalità intermedie che rendono vano ogni tentativo di inquadrarle. A ciò è dovuto il fatto che in ogni epoca dell'indagine parapsicologica le analisi principali sull'argomento hanno preferito discutere congiuntamente i disturbi o sono magari involontariamente scivolate da una all'altra classe di eventi nell'incapacità di individuare un criterio, un elemento semplice che le distinguesse.
Come detto all'interno dell'episodio, nel 1979 Gold e Cornell, con la pubblicazione del loro libro Poltergeist, dedicarono un intero capitolo a questo problema parapsicologico. Il capitolo, dal titolo Alcuni casi intermedi, affronta proprio questo tema, evidenziando come storicamente sia possibile rilevare numerosi casi, appunto, intermedi, dove ai fenomeni fisici si affiancano quelli visivi, uditivi, in maniera ripetitiva. Alcuni parapsicologi in molti casi di poltergeist hanno spesso imposto l'individuazione di un agente focale, cosa che non sempre trova riscontro quando si associa la persona all'entità dell'evento, come ad esempio un ragazzino del peso di 50 kg che sposta armadi pesantissimi o comunque casi dove non c'è alcun chiaro collegamento tra la persona e i fenomeni, o il luogo e i fenomeni. Per comprendere quanto sia complessa la materia, basti pensare che casi come questi non sono affatto rari. Nel capitolo vennero elencati alcuni casi storici, anche relativamente recenti, nei quali le manifestazioni poltergeist cominciarono successivamente a un forte stress o a un forte spavento, come a voler esternare inconsciamente la forte pressione emotiva. Ipotesi ulteriore, quindi, è che le manifestazioni siano la somma dei fattori, anche se non è chiaro, sottolineano, se sia il fattore luogo a influenzare la gente o viceversa. Questa ipotesi deriva dal fatto che al verificarsi di manifestazioni fisiche spontanee riconducibili al fenomeno poltergeist, esse continuino temporaneamente anche quando l'ipotetico agente si allontana dal luogo, senza però causare alcun fenomeno in nuovi posti. Ma come trovare la prova che la persona e il luogo ricevono o cedono influenze di questo tipo? Gold e Cornell proposero un test. Supponendo di avere a disposizione un gruppo di luoghi ritenuti infestati, un secondo gruppo di luoghi senza alcuna oscura fama e un gruppo di potenziali agenti RSPK, si potrebbe verificare cosa accade lasciando che queste persone vivano per un po' all'interno di questi luoghi senza però divulgare alcuna informazione. Consci della fantasiosa ipotesi e certi di non poterla mai verificare, i due ricercatori riportarono l'esempio reale che più si avvicina a quanto ipotizzato. La vicenda fu riportata nel libro Il sensitivo in casa del 1926, scritto da Walter Franklin Prince, sacerdote e parapsicologo, fondatore della Società per la ricerca psichica di Boston. Nel suo libro, Prince raccontò di una sua indagine che chiamò il caso Doris Fisher, dal nome della protagonista. La ragazza, affetta da disturbo dissociativo dell'identità, fu osservata per molto tempo da Prince, che l'accolse in casa sua adottandola. I fenomeni fisici come raps, voci e spostamento di oggetti tipici dei poltergeist e riconducibili alla presenza della ragazza furono attivi in diversi luoghi. A questo proposito, Prince in un certo senso anticipò l'ipotesi avanzata da Gold e Cornell scrivendo: ho accennato alla possibilità, se non alla probabilità, che il qualcosa nel sensitivo e il qualcosa nella casa reagiscano l'uno sull'altro. È noto che il qualcosa nel sensitivo può subire uno sviluppo. Può darsi che anche qualcosa nella casa possa svilupparsi come reazione alla presenza dello psichico. Ciò sarebbe comprensibile e plausibile se questo qualcosa consistesse nella presenza di intelligenze disincarnate che sono interessati a manifestare la loro esistenza e trovano finalmente una strumentalità che reagisce alla loro presenza. La ragazza, infatti, visse in 7 case diverse, ma i fenomeni si manifestarono solo in 3 di queste. L'osservazione e la successiva raccolta di quelle che per Prince furono evidenze portò quindi il parapsicologo ad affermare che i fenomeni non potevano dipendere esclusivamente dalla psiche. Di tutte queste ipotesi, ovviamente, restano solo tantissime domande. Prima fra tutte, qual è la natura dell'intelligenza che non di rado sembra organizzare e dirigere questi avvenimenti?